Io sono Silvia e siamo a Terra Madre in Gallura, quindi in Alta Gallura, nord-ovest della Sardegna, al Luogo Santo. Io sono Elia, mi ritengo un viaggiatore, sto viaggiando da tanti anni in Italia e in questo momento sono arrivato su questa splendida isola che è la Sardegna per un richiamo e ho avuto la fortuna di conoscere questo luogo che mi sta aiutando a ricordare di me. È uno spazio dove ritornare alle origini, ritornare a contatto con noi stessi, a contatto con il bosco, con la natura, stare nell'ascolto del silenzio, del vento, degli elementi. E quindi uno spazio di accoglienza, di guarigione, dove possiamo creare un piccolo o grande paradiso e accompagnare l'evoluzione dell'umano. C'è un progetto di comunità intenzionale che è chiaramente in cammino verso l'autosufficienza alimentare, energetica, è la base anche per un senso di coerenza sempre, perché per creare davvero un nuovo mondo dobbiamo anche un po' sganciarci da quello che è il vecchio e quindi essere liberi è anche questo, anche poter mangiare dalla terra, poter vivere dell'energia che ci danno gli elementi. Arrivando in questo luogo ho iniziato sempre più a ricordarmi di me, perché in qualche maniera noi siamo viaggiatori sì su questa terra, ma siamo viaggiatori diciamo anche del cielo e siamo qui per ricordare le nostre origini e sono origini che appartengono a dei semi piantati in qualche luogo e che stanno qui germogliando adesso su questa terra e quindi noi portiamo un nuovo messaggio, una nuova coscienza, un nuovo paradigma che può soltanto crescere ed essere annaffiato come un seme per poi un giorno manifestare nuovi frutti e nuove realtà. Perché molti siamo chiamati a vivere questo sogno collettivo di tornare in natura, stare bene insieme e poter crescere i bambini, i figli in un nuovo mondo. Molti crediamo in questo. Mi rendo conto che essere coerenti con quello che sono i valori della libertà è un percorso in cui bisogna mettersi in discussione il proprio ego, le proprie convinzioni, in continuazione. Quanto possiamo creare il nuovo mondo se mettiamo prima l'io dell'altro? Per me la coerenza è veramente sentire che l'altro sono io, perché stiamo andando oltre a dei concetti di mio, tuo e di più, meno, quindi è davvero stare nel rispetto, nella libertà e nella condivisione piena. E ci hanno ingannato con questo fare esteriore, con questo dimostrare al mondo chi siamo, ma noi lo dobbiamo dimostrare soltanto a noi stessi. Quindi è vero che il cammino può essere duro, può richiedere tempo, però è un istante. Cioè quella cosa ce l'hai dentro, tu nasci con quella scintilla, nessuno te la può togliere e soltanto tu la puoi riscoprire. Quando la riscopri attraverso magari anche le dure prove della vita ti mette davanti o un sistema che in qualche maniera ti fa credere di essere qualcosa o un numero o un nome, un'etichetta che sia sociale o qualcos'altro e lì ti sta dicendo ok, io ti sto sfidando in qualche maniera a ricordarti di te, a riappropriarti di quella cosa che tu hai in maniera unica e quindi questa cosa qua lo faccio attraverso una frammentazione. E lì quindi scopriamo cosa significa essere in lotta contro qualcosa, in lotta contro un sistema fuori di noi, ma noi siamo sovrani, questa sovranità la affermiamo, questo è un potere creativo e ci è dato di diritto, ognuno di noi. Quindi quando noi affermiamo questa cosa qua e di chi siamo, ci stiamo autodeterminando e questa autodeterminazione, che è un'autodeterminazione dell'essere, ti permette di entrare in un flusso di eventi, di situazioni di vita anche ordinaria, quotidiana, dove tu sei l'attore responsabile al 100% della tua vita e non stai delegando più nessuno. Questo è il cammino, credo, per essere veramente liberi su questa terra.
E anche in questo percorso è la guarigione di se stessi, no? Perché poter ascoltare quell'essenza e quella coerenza, quel patto con la propria anima e, come dire, camminare il tuo cammino, essere nella tua missione, credo che accade nel momento in cui anche uno affronta i suoi punti, le sue ombre, le sue ferite e si mette in discussione e c'è una crescita, e questo è secondo me il percorso, perché siamo in transizione, come mi è accaduto qui. In tanti abbiamo voglia di fare, di stare bene, poi però bisogna guardare sempre a se stessi e risolvere i conflitti dentro, perché sennò si creano fuori, e questo è un percorso. Credo e sento che abbiamo ceduto parte del nostro tempo di vita per dei compromessi sociali, di sicurezza economica o di comfort. Abbiamo perso il nostro ritmo interiore e abbiamo venduto il nostro tempo per del denaro. Questo è quello che ha creato una grande lacerazione nel tessuto umano, dove si è appunto perso il vero valore, che non è soltanto una quantità di tot di soldi che ti possono permettere di vivere, ma il tuo tempo di vita che tu dedichi a te stesso attraverso l'osservazione dei cicli della natura, quindi entrando più in simbiosi. Quindi ti accorgi che poi quello che tu hai bisogno per vivere, che sia alimentare, che sia di calore energetico, alla fine è relativamente poco. Invece ci hanno riempito di bisogni o di eccessivo comfort, e quindi abbiamo perso la strada della semplicità, di ritornare a quei ritmi, quei cicli naturali dove il tempo non è più venduto a terzi, ma il tempo diventa la nostra arte di vivere. È il soffio vitale, è quello che ci dà letteralmente la forza di vivere, perché la forza di vivere non viene dal cibo che ingeriamo, non viene da qualcosa che all'esterno dice devo lavorare perché sennò, viene da quella fiamma che arde dentro di noi. E per riscoprirla la sovranità è un percorso che ti riporta appunto a riconnetterti alle origini, a riconnetterti alla tua anima, a riconnetterti con il tuo sé, ok, immortale, dove tu diventi strumento di una forza più grande e cerchi di esprimerla attraverso questa materialità, la nostra ordinarietà, la nostra vita anche quotidiana. Non significa essere spiritualisti o fare cose totalmente trascendenti o andare in Himalaya e fare meditazione per tutta una vita. Esperienze già fatte, adesso stiamo riscoprendo la quotidianità, riportando un'informazione nuova, ok, che sta trasformando il paradigma umano. Possiamo produrci energia, possiamo produrre cibo, possiamo avere un rifugio con tutte le idoneità per stare bene, quindi credo che non manca niente. Siamo in un momento storico interessantissimo dove il genio creativo di ognuno di noi sta facendo la differenza su questa terra, e che se coopererà insieme porterà a manifestazione la nuova umanità. Credo che tante anime, tante persone si siano un po' risvegliate anche dopo tutto questo periodo molto oscuro, non saprei come definirlo altrimenti. E quindi io mi auguro, ma sento che tante anime dicono vogliono uscire dalle strettoie delle città, dalle ristrettezze della mente che appunto pensa a tanti bisogni inutili e alla necessità di un lavoro che poi magari non ti dà neanche del cibo sano da mangiare. Quindi io sento e penso che c'è un grande risveglio in atto, ed è bellissimo che stiamo vivendo questo momento e che stiamo nel fare. Come dicevo, questo luogo ha un'informazione. Silvia è stata condotta qui attraverso tutta la storia che ha raccontato e l'energia che è arrivata per permettere l'acquisizione di questo luogo. E questo luogo custodisce delle memorie. La Sardegna è un portale di memorie molto antiche che sta riportando l'uomo
a riappropriarsi della propria identità e della ricchezza della madre terra. E quindi il Terra Madre rappresenta questa sintesi, insomma, questa catalizzazione dell'umano 2.0 all'umano 3.0, ecco, questo.